In questo episodio volevo parlare dell'ordine delle parole in italiano. In particolare volevo parlare di un fenomeno definito dislocazione a sinistra. Per esempio, prendiamo la frase "porto il computer". In questa frase le parole sono disposte secondo l'ordine classico in italiano. In particolare il complemento oggetto, il computer, segue il verbo porto. Invece di dire così, io posso dire il computer lo porto. In questo caso il complemento oggetto, il computer, è stato spostato all'inizio della frase, cioè a sinistra. Dislocazione a sinistra è un termine tecnico che significa proprio questo, cioè spostamento a sinistra del verbo. Normalmente il complemento oggetto è dopo il verbo, quindi a destra. In questo caso il complemento oggetto viene spostato prima del verbo, quindi a sinistra. Come vedete, l'espressione dislocazione a sinistra non ha alcun legame con la politica o con la frattura di un osso. Semplicemente per sembrare più fighi, i linguisti si sono inventati questa espressione dislocazione a sinistra. Non potevano dire semplicemente spostamento a sinistra, perché in tal caso sarebbero sembrati meno fighi. Comunque sia, questo fenomeno è molto comune nella lingua parlata. Ti faccio alcuni esempi di frasi con dislocazione a sinistra. Per esempio, la frase domani compro il latte diventa il latte lo compro domani. La frase ieri ho comprato il pane diventa il pane l'ho comprato ieri. La frase ho preso la borsa diventa la borsa l'ho presa. La frase ho speso i soldi diventa i soldi li ho spesi. E la frase ho lavato le camicie diventa le camicie le ho lavate. E così via, potrei andare avanti all'infinito. Tutte queste frasi con dislocazione a sinistra sono perfettamente accettabili. Non sono meno giuste delle frasi con l'ordine classico. Le persone che usano queste forme non sono ignoranti e non parlano in modo scorretto. Usano delle forme perfettamente accettabili quando si vuole sottolineare un determinato elemento. La dislocazione di solito si usa quando si sta parlando di una determinata cosa e si vuole iniziare la frase proprio da questa cosa. Per esempio, se tu mi chiedi "porti il computer?", probabilmente mi viene più naturale rispondere "sì, il computer lo porto", che non "sì, porto il computer". In questo caso la prima frase mi sembra più scorrevole. Quindi ecco, se ti interessa parlare fluentemente l'italiano, saper usare la dislocazione a sinistra ti può essere utile. Comunque in questo caso vanno bene entrambe le forme. Cioè io posso usare la variante con dislocazione e complemento oggetto anteposto al verbo, oppure posso usare la variante che segue l'ordine classico, cioè la variante in cui prima c'è il verbo e poi il complemento oggetto. In origine la dislocazione a sinistra era un fenomeno tipico dell'italiano parlato. Oggi si sta diffondendo sempre di più anche nell'italiano scritto. Resta comunque un fenomeno tipico dell'italiano colloquiale e informale. In altre parole, le frasi con spostamento a sinistra vengono percepite come meno formali. Se stai scrivendo, non lo so, un SMS oppure un post, ok, puoi usarle senza problemi. Anzi, dimostrerai di conoscere molto bene la lingua italiana.
Se stai scrivendo un documento ufficiale, invece, secondo alcuni sarebbe meglio evitare la dislocazione a sinistra. In ogni caso, queste frasi sono estremamente comuni nel parlato, non sono un fenomeno raro. Se hai imparato l'italiano come lingua straniera, queste frasi ti potrebbero sembrare strane. In realtà sono perfettamente naturali per i madrelingua italiani. Anzi, come dicevo, in molti casi sono più naturali rispetto alle varianti con l'ordine classico, quindi in cui c'è prima il verbo e poi il complemento oggetto. In molte di queste frasi c'è la cosiddetta ripresa del clitico. In altre parole, dopo il complemento oggetto viene aggiunto un pronome clitico che ripete il complemento oggetto. Per esempio, prendiamo la frase "il computer lo porto". In questo caso, dopo la parte "il computer", aggiungo il pronome lo. Quindi di fatto indico 2 volte il complemento oggetto. Da un certo punto di vista questa è una ripetizione. Una cosa importante da ricordare è che il pronome ovviamente deve concordare con il sostantivo. Per esempio, prendiamo la frase "compro la borsa". Ecco, se io faccio una dislocazione a sinistra, la frase diventa "la borsa la compro". In questo caso uso il pronome femminile la perché il sostantivo borsa è di genere femminile. Invece la frase "prendo i soldi" diventerà "i soldi li prendo". In questo caso uso il pronome li perché il sostantivo soldi è maschile plurale. Un'altra cosa a cui devi prestare molta attenzione è la concordanza del participio passato. Quando il complemento oggetto precede il verbo, il participio passato deve concordare, anche quando come ausiliare viene usato il verbo avere. Per esempio, bisogna dire "la borsa l'ho comprata". In questa frase ho usato un participio passato femminile perché il sostantivo borsa è femminile. Analogamente dovrò dire "i soldi li ho presi". In questo caso ho usato un participio maschile plurale perché il sostantivo soldi è maschile plurale. E allo stesso modo dovrò dire "queste cose non le ho capite". Non posso dire "queste cose non le ho capito". Il participio deve concordare con il sostantivo. Perché? Perché il complemento oggetto in questa frase precede il verbo. Ma facciamo alcuni esempi pratici. Prendiamo alcune frasi con il normale ordine delle parole e proviamo a trasformarle con la dislocazione a sinistra. Per esempio, prendiamo la domanda "Hai visto il nuovo non riesco a parlare, ok? Hai visto il nuovo video?". Invece di dire così, io potrei dire "Il nuovo video l'hai visto?". Come vedi, in questo caso ho dislocato, cioè ho spostato il complemento oggetto a sinistra del verbo. Oppure se una persona mi fa una domanda senza dislocazione, cioè se per esempio mi chiede "Hai visto il nuovo video?". Io le posso rispondere usando la dislocazione. Per esempio le posso rispondere "Sì, il nuovo video l'ho visto". Oppure chiaramente posso anche usare l'ordine classico delle parole, cioè posso dire "Sì, ho visto il nuovo video". Cioè la dislocazione a sinistra ovviamente non è obbligatoria, è una possibilità. Se vuoi puoi costruire la frase in questo modo. Facciamo un altro esempio. Prendiamo la domanda "Hai comprato la pittura?".
Ecco, io in questo caso potrei trasformare la domanda con una dislocazione a sinistra e potrei dire: la pittura l'hai comprata? Oppure, se una persona mi fa una domanda senza dislocazione, io posso rispondere con una frase costruita con una dislocazione. Per esempio, hai comprato la pittura? Sì, la pittura l'ho comprata. Come dicevo prima, lo spostamento a sinistra non è obbligatorio. Io posso anche rispondere: sì, ho comprato la pittura. Facciamo un altro esempio. Hai sentito gli altri? Ecco, questa è la domanda con l'ordine delle parole classico. Invece di dire così, io potrei dire: gli altri li hai sentiti? E le risposte possono essere: sì, ho sentito gli altri. Oppure: sì, gli altri li ho sentiti. Un'altra domanda di esempio potrebbe essere questa: hai capito questa cosa? Ok, questo è l'ordine classico, diciamo. La domanda con la dislocazione a sinistra sarà: questa cosa l'hai capita? E la risposta con dislocazione sarà: sì, questa cosa l'ho capita. La risposta senza dislocazione sarà: sì, ho capito questa cosa. E l'ultimo esempio potrebbe essere questo: hai stirato le camicie? Se disloco, cioè sposto il complemento oggetto a sinistra, la domanda diventerà: le camicie le hai stirate? E le due risposte sono: sì, ho stirato le camicie. Oppure: sì, le camicie le ho stirate. A questo punto volevo fare 3 precisazioni. La prima è che nei miei esempi mi sono concentrato esclusivamente sulla dislocazione del complemento oggetto. In realtà la dislocazione può riguardare anche altri elementi della frase. Per esempio, prendiamo la frase: domani andrò a Roma. Invece di dire così, io potrei spostare il complemento di moto a luogo e dire: a Roma ci andrò domani. Oppure prendiamo un'altra frase: non penso più a queste cose. Volendo, io potrei spostare, cioè dislocare, la parte a queste cose. Quindi potrei dire: a queste cose non ci penso più. In questo caso il pronome non è obbligatorio. Ok, questa era la prima cosa che volevo dire. Quindi si possono dislocare anche altri elementi della frase. Non soltanto il complemento oggetto, ma anche altri elementi della frase. La seconda cosa che volevo dire è che la dislocazione conferisce una sfumatura particolare alla frase e mette in rilievo il fatto che qualcosa è già noto. Per esempio, se io ti dico: il libro l'ho comprato, do per scontato che tu sappia a che libro mi sto riferendo. Quindi non è che in italiano l'ordine delle parole è indifferente. La dislocazione a sinistra è un esempio di sintassi marcata e quindi cambia leggermente il significato della frase. Si può usare in molti casi, ma non sempre. E comunque in alcuni casi bisogna cambiare determinate cose. Quindi nel dubbio e per evitare problemi ti consiglio di usarla in frasi simili agli esempi che ho fatto, perché come dicevo in determinati casi poi bisogna cambiare anche altre cose. Per esempio, se qualcuno ti fa una domanda simile alle domande che ho usato come esempio, ecco, in quel caso puoi usarla senza problemi. Se invece hai in mente una frase leggermente diversa e vorresti sapere come trasformarla in modo corretto con una dislocazione a sinistra, fammelo sapere nei commenti.
La terza cosa che volevo dire è che in italiano esiste anche un altro tipo di dislocazione, la dislocazione a destra. In futuro farò un video anche sulla dislocazione a destra e metterò la scheda qui in alto.